La cosa bella sarebbe adesso mandare uno dei tuoi video sotto là, sul televisore, intanto tu parli con i tuoi video. Sei sicuro di questa cosa? Sì, sì, tanto si vede sotto. Ciao a tutti ragazzi, sono ancora qui nel covo del Balla,
di Marco, che ha messo su un video mio mentre mi riprende, quindi stiamo entrando nel delirio. Ma perché in mezzo a tutti questi strumenti qua dopo un po' non ci si capisce più niente. Allora, doveva essere la giornata vintage, però a quel punto lì mi ha detto, vabbè, ma il vintage tanto, voglio dire, ormai si sa, costa tanto e suona bene, quindi cioè, fondamentalmente è solo, e pesa tanto, oltretutto, quindi è solo questione di spazio, di soldi. Ma devo dire che, vabbè, lui qui ha veramente una quantità, solamente di pedali, te li trovi tipo, sai, mentre cammini, inciampi dentro, vai in bagno, c'è un pedale al posto cioè è un disastro proprio. Però, insomma, niente, c'è di tutto. Però abbiamo detto, vabbè, insomma, cerchiamo di fare una cosa che abbia un senso. E siccome lui ha il 7, mi ha dato la possibilità di fare un giro. Devo dire subito che avete sentito, ho fatto questa intro un po' pianistica. Perché in realtà questo pianoforte qua, che in realtà non è quello a modelli fisici, ma è quello campionato, mi ha fatto dispiaciuto. Mi è sembrato abbia tutte le carte in regola per essere abbastanza rock and roll da entrare. Adesso, tra l'altro, ogni tanto vedrete che guardo dietro la telecamera perché c'è Marco che mi dà delle che non si vuol far vedere, così, insomma, ha deciso di non farsi vedere, parla poco, non si fa vedere, però mi dà una mano a fare questa cosa qua. Allora, prima di tutto, il piano mi ha fatto questo effetto, poi in realtà questo qui è più una cosa di questo tipo. Aspettate che mi ha spiegato tutto. Ecco, diciamo che nasce come emulazione a modelli fisici del Rhodes, anche dei pianoforti, poi sentiremo anche il piano, scusate, a modelli fisici. Però questo è il Rhodes a modelli fisici. Ecco, prima di continuare una cosa importantissima, tutto quello che sentirete è in questo caso questo tipo di settaggio, diciamo, proprio perché a modelli fisici le possibilità sono pressoché infinite, con l'editor e tutto il resto, quindi si può entrare nel dettaglio del suono e prepararsi un setup come ci piace. Ora io sto suonando quello che c'è in questo, diciamo. Che mi sembra comunque, soprattutto qui in mezzo e qua in basso. Ecco, sentite? Si riconoscono gli accordi anche qui in fondo, cioè difficilissima sta cosa. Tutti gli strumenti a modelli fisici hanno qualcosa di magico, cioè, nel senso, io ho provato anche l'RD 2000, ho fatto una recensione che durava 30 minuti perché mi ero galvanizzato. Qui succede un po' la stessa cosa dal punto di vista proprio emotivo, nel senso che dopo un po' che si suona questo, so già che se mi metto su un qualsiasi altro strumento con un Rhodes a campionamento sembra di cambiare tipo pianeta, ma è questo quello che capita con questi strumenti qua. Io prima vi ho fatto sentire il gran piano, quello campionato, perché per far capire che ci sono un po' tutte queste possibilità. Poi chiaramente il Rhodes l'avete sentito, ci sono poi tutte le possibilità che sono chiaramente effetti classici per questi strumenti, quindi autopan, e tra l'altro si comporta molto bene, nel senso che somiglia tanto all'autopan vero, nel senso che anche questo tremolo, adesso qui si può decidere quanto il tremolo agisca. Poi c'è un amplificatore e un drive molto cattivo, devo dire.
qui per esempio il suono che mi piace usare a me. C'è un EQ volendo, quindi se si vuole avere un suono un po' più chiuso, un po' più chitarristico, ci si può arrivare. E poi abbiamo adesso qui magari una cosa da fare senza tutti questi effetti. Tornando a Rhodes, c'è questo pad sempre disponibile da mettere in layer, poi cliccando 2 volte, se non sbaglio, diventa il filtro cut-off. Quindi è molto comodo averlo lì, devo dire. Questa è una bella idea, perché in realtà è una cosa abbastanza nuova, non mi è mai capitato di vederne una. Poi Wurli, bello. Anche qui stesse possibilità di prima, chorus, quanto bello. Bello, viene voglia di suonare, probabilmente, ecco, quando si accende tanto 7 vuol dire che sono modelli fisici, insomma, è l'orgoglio della tastiera che dice che qua sono io che sto lavorando. Poi CP, bello, anche qui, chorus subito al volo. Bellissimo anche questo, clavinet con la possibilità, adesso la rotazione in video, questa sinceramente non è un'idea mia, quindi voglio dire che questa è megalomania, dai, io che faccio il video e di qua che c'è il video è una roba veramente da megalomani, colpa sua, io non c'entro niente, giuro. Allora, anche qui modelli fisici, bello. Bello. Poi suoni di X. Suoni FM, MKS e di X e B. Quelli FM tipo di X7. E poi ci sono queste, ecco, chiaramente mi sono dimenticato di dire, per ognuna di queste sezioni ci sono altri preset già pronti e anche modelli differenti di Rhodes piuttosto che di Wurli, anche qui Grand, ce ne sono un po' anche qui, non so che cosa c'è, sembrava più un Rhodes. Scusatemi, si è incastrata una mano che è tutto il giorno che suoniamo. Comunque vabbè, insomma, ci sono dei preset già pronti. Pare da quello che ho capito si può mettere quello che si vuole. Cioè, se io sul clavinet al terzo posto voglio mettere un'altra cosa che non sia un clavinet, lo posso fare. Posso fare quello che... da lì, ok, premuto e si salva il preset. Ah, ok, quindi posso salvare il preset sul editor. Quindi sul clavinet posso avere un piano a un certo punto, sul terzo posto. Ok, perfetto. Allora, adesso io torno... I pianoforti, per esempio, in questo caso sono
il primo che è invece a modelli fisici. Ecco, qui c'è da fare un discorso, nel senso, chiaramente risulta un po' strano sotto le mani, ma sono convinto che questo andrebbe... Va un po' considerato come si consideravano alcuni piani, diciamo stage piano di un po' di anni fa. Probabilmente in un contesto live con dei monitor, una cosa così può funzionare, si sentono bene le informazioni sugli accordi, sono molto chiare, però abituati al campionamenti come siamo abituati adesso, chiaramente ci fa un... Allora, è tutto bello, mettiamo sul pad per dire. Tutti gli effetti si possono, c'è anche le Q, tutto il resto, a quel punto lì magari, qui in questo caso... Insomma, ci si può lavorare, non è un pianoforte, è un'altra cosa, è uno strumento diverso, ripeto, non lo so, non so a cosa paragonarlo, non lo so, però è interessante, è molto interessante se non lo vogliamo, se non vogliamo un pianoforte col dettaglio dei campionamenti, ecco. Ora, nota dolente, se posso permettermi, la tastiera, nel senso che, allora, non tanto perché sia una TP100, giusto? Che conosciamo bene per via di Nord e tutto il resto, sì, le calibra, non le calibra e tutto il resto, ma insomma sappiamo anche che comunque stiamo parlando di una tastiera che adesso io poi leverò il rumore, ma quando sentirete le legnate, cioè nel senso poi avere il rumore non disturba, nel senso che per carità, poi si deve sentire a volume, non è che lo senti, però insomma così, diciamo che ci si sente un po' sempre di fronte a una cosa, è brutto dirlo, ma... non all'altezza di alcuni strumenti sui quali è montata. Questo per primo per un motivo molto semplice. Se qui si vuole fare uno strumento che faccia il Rhodes, ecco, questa tastiera qua con il Rhodes c'entra un po' poco, cioè nel senso che il Rhodes ha una risposta, secondo me personalmente, diversa. Allora forse su tastiere che cercano di emulare, è vero, questa fa anche un piano, però insomma è stata presentata, parliamoci chiaro, come vintage come mondo, insomma, quindi appunto strumenti elettromeccanici a modelli fisici. Ecco, questa tastiera qui so che probabilmente è una delle poche che c'è in giro che accontenta un po' tutti i palati, nel senso che poi ci suoni, però è un po' durina, secondo me, perché se devi fare, cioè, considerando che qui le prime cose che leggo sono Tines, Reeds, Electric Grand e Clavinet, cioè se qui devo fare un clavinet, cioè, vi faccio provare questo, è di burro. Forse una via di mezzo potrebbe starci dentro, ecco. Poi è chiaro, se devi fare un pianoforte, per il resto anche questo piano qua, devo dire, già vedi, già mi sta prendendo già il trip, perché queste robe a modelli fisici hanno questa forza qui che dopo un po' cominci... C'è questa cosa magica. È uno strumento, non c'è niente da fare, le cose a modelli fisici hanno, con gli strumenti a modelli fisici si ha la sensazione di essere davanti a uno strumento e non a un mezzo, cioè non so, è uno strumento musicale, non è un mezzo per fare musica, è una cosa un po' strana, difficile da spiegare, da portare. Come... Vi consiglio di provarlo. Chiaramente in giro adesso ci sono molte alternative, non costa poco, non è uno strumento, è molto bello, oltretutto quello fa tanto, qui ci si può appoggiare sopra una tastiera, ci sono un po' di comodità. Chiaramente ci si può appoggiare sopra una tastiera, poi si sa, poi magari lo graffiate, insomma, però magari ci si mette su uno straccio come si faceva. È bello perché comunque ti trovi con
con due tastiere così, magari col Mojo, che per esempio è uno strumento che mi piace tanto, di Krumar. Questo sicuramente, io sono sicuro che questo strumento qua, se vado a suonare in una sala prove con sto piano e faccio una... perché in realtà questo sembra un CP, sembra più mi ricorda il CP30, cioè hai presente, ricordi i vecchi Yamaha, quelli sì, che avevano un po' questo suono qua, una via di mezzo fra quello e il Pianet, e dentro c'è anche un piano vero, è un insieme di cose. Sono convinto che poi lavorandoci sopra, probabilmente, visto che a modelli fisici ci sarà un editor, si può arrivare anche in altri lidi, diciamo. Però così è uno strumento molto particolare, anzi potrebbe essere uno strumento in più che non è considerato come strumento, ma in realtà è molto figo, a me piace proprio tanto. Non è un piano, ma mi piace tanto. Quindi tornando a noi, ecco, nel video che ho usato una base che avevamo fatto io e Marco per un'altra cosa con il Wurlitzer, e ci ho suonato sopra questo anche per vedere poi l'effetto che fa. Allora, quello che posso dirvi è che se volete il super dettaglio digitale moderno, non è, però ci sento dentro un'anima reale, realistica, che non è il Rhodes, però secondo me fa quel lavoro lì. Quindi, a parte la tastiera, che mi sono permesso di dire la mia, per il resto a me è piaciuto tanto, molto divertente. Con una tastiera più adeguata, difficile trovare qualcosa adesso in giro che abbia questa natura un po' retro, ma retro nell'anima, non è retro nel senso che fai suoni retro. Mi sembra di tornare indietro nel tempo, non so neanche, forse in un universo parallelo dove esistono queste robe qui. Però vabbè, io alla fine devo dire la verità, più lo suoni più mi voglia di suonare. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio Marco, il Balla, per l'eternità, per avermi permesso di fare questi video qui da lui, è stato gentilissimo. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi, cliccate sulla la campanella per avere notizie quando combino qualcosa, così lo sapete. E niente, Krumar 7, vi lascio con un po' di caso, metto tutto.